Anni fa ero perennemente schiacciato da stress e ansia. Ero a un passo dal crollo totale. Ogni giorno per me era una lotta per rimanere a galla. Poi ho trovato un approccio che non mi chiedeva di fare di più, ma fare di meno, e ha trasformato la mia vita da dentro. Se questa sensazione ti suona familiare, sai esattamente di cosa sto parlando. Non è quella stanchezza che sparisce con una bella dormita. È un logorio profondo, un esaurimento emotivo e fisico che si insinua nella tua vita giorno dopo giorno. È il burnout. Per me tutto questo è iniziato con quel vago senso di angoscia della domenica sera, l'ansia per la settimana che doveva ancora cominciare. In poco tempo, insomma, quell'ansia si è trasformata in una nebbia mentale costante, che rendeva pesantissima anche la decisione più stupida. Mi sentivo come se stessi annegando in un mare di impegni, di notifiche, di aspettative altrui. La mia casa, che doveva essere il mio rifugio, era diventata un'altra fonte di stress. Ogni singolo oggetto sembrava urlare per avere la mia attenzione. Puliscimi, riparami, organizzami. Gestire le mie cose era diventato un secondo lavoro non pagato, un'attività che mi prosciugava le energie senza darmi indietro assolutamente nulla. Il disordine intorno a me non faceva altro che amplificare il caos che avevo dentro. E non è solo una sensazione. La scienza oggi conferma che un ambiente disordinato può far schizzare alle stelle i livelli di cortisolo, che è l'ormone dello stress. Il nostro cervello lo vede come un sovraccarico di stimoli e una lista infinita di compiti non finiti. Il risultato? Un frustrante e perenne senso di fallimento. Vivevo sempre in modalità on, incapace di staccare la spina, anche quando avrei potuto in realtà. La mia mente era un treno in corsa, intrappolata in un loop di cose da fare, preoccupazioni per il futuro e rimpianti per il passato. Avevo perso entusiasmo per tutto, anche per le cose che prima amavo, e mi sentivo sempre più solo, distante persino da me stesso. Ero esausto, ma non era pigrizia, era la conseguenza di una cultura che ci urla di fare di più, di avere di più, di essere di più. Solo che fare di più non era la soluzione, era esattamente quello il problema. La svolta non è arrivata con un nuovo metodo di produttività o l'ennesimo corso di time management. È arrivata in un momento di resa totale. Ero seduto sul pavimento in casa, mi guardavo intorno e per la prima volta ho visto davvero il peso di tutta quella roba. Non erano solo oggetti, erano decisioni rimandate, soldi sprecati, tempo che avrei dovuto usare per prendermene cura. Erano ancore che mi tenevano inchiodato a una vita che non mi piaceva più e non mi rendeva felice. In quel momento ho capito una cosa quasi assurda. Per smettere di sentirmi sopraffatto, la soluzione non era aggiungere, ma togliere. Non mi serviva più disciplina, ma meno cose su cui applicare la mia disciplina. È stato allora, tanti anni fa, che ho scoperto il minimalismo, ma non quello delle riviste fatto di case bianche e vuote che sembrano musei. L'ho scoperto come una filosofia pratica, un metodo per creare spazio. Uno spazio fisico, certo, ma soprattutto mentale ed emotivo. Ho capito che il minimalismo non significava privarsi di qualcosa, ma scegliere con intenzione. Significa farsi una domanda semplice ma allo stesso tempo potentissima. Questa cosa aggiunge valore alla mia vita? Se la risposta è no, allora è solo un peso. E io ero stanco di portare pesi. Ho iniziato a vederlo come un atto di ribellione contro la cultura del sempre di più. Una filosofia che rimette al centro il benessere e un rapporto sano con ciò che ci circonda. Una sorta di via d'uscita dal sovraccarico. Il minimalismo per me quindi è diventato il mio scudo contro il burnout. Lo chiamo il metodo più umano, perché non ti chiede di essere perfetto, ma solo consapevole. Non è una magia che accade in una notte, ma è un processo graduale per diventare più leggeri e si basa fondamentalmente su 3 pilastri: il minimalismo materiale, quello mentale e quello del tempo. Una casa piena di oggetti che non usiamo ci succhia via l'energia vitale. Il disordine visivo crea tensione, ci rende irritabili e ci impedisce di concentrarci. Mettere in ordine gli spazi invece regala un'immediata sensazione di pace. Io sono partito da una sola zona, l'armadio per esempio. Ho tirato fuori ogni cosa e capo dopo capo mi sono fatto 3 domande. Lo uso davvero? Mi fa stare bene quando lo indosso? Ha un significato reale per me? È stato difficile, ovvio, perché ci attacchiamo alle cose, diamo loro un valore che in effetti non hanno, ma ogni oggetto che lasciavo andare era un piccolo peso in meno sulle spalle. Il risultato mi ha lasciato a bocca aperta. Non solo la mia casa era più ordinata e rilassante, ma ho liberato ore del mio tempo.
Meno cose vuol dire meno tempo a pulire, a riordinare, a prendere decisioni inutili come cosa mi metto oggi? Questo processo mi ha insegnato a comprare meno e meglio, a scegliere la qualità invece della quantità, liberandomi dalla trappola dell'acquisto impulsivo. Il burnout nasce dal sovraccarico di informazioni. Viviamo costantemente connessi, bombardati da notifiche, email e un flusso infinito di notizie che ci lascia mentalmente a pezzi. Il minimalismo mentale è l'arte di abbassare questo rumore di fondo per trovare lucidità. Significa usare la tecnologia con intenzione invece di farsi usare da lei. Ho iniziato quindi con un detox digitale, un passo alla volta. Ho disattivato dal telefono tutte le notifiche non essenziali e ti assicuro che all'inizio era strano, mi sentivo quasi in ansia come se mi stessi perdendo qualcosa di fondamentale. Ma presto quella sensazione è stata rimpiazzata da una calma profondissima. Eliminare il disordine digitale mi ha permesso di concentrarmi su una cosa alla volta e di essere davvero presente quando parlavo con le persone. Ho smesso di seguire centinaia di profili social che, diciamocelo, non facevano altro che alimentare l'ansia da prestazione e il senso di non essere mai abbastanza. E ho scelto di tenere solo quelle poche fonti che mi ispiravano davvero. Questo non vuol dire isolarsi, ma proteggere la propria sanità mentale. Insieme a questo ho iniziato a praticare la mindfulness, anche solo per pochi minuti al giorno. Imparare a osservare i miei pensieri senza giudicarli mi ha aiutato a creare quello spazio interiore dove l'ansia semplicemente si dissolve. Mentre ti parlo di questi due pilastri, sono curioso, quale dei due senti più urgente nella tua vita adesso? Il disordine materiale che ti circonda o quello digitale che hai in testa? Fammi sapere nei commenti, condividere le nostre battaglie è il primo passo per sentirci meno soli. È qui che tutti i pezzi del puzzle si uniscono. Quando hai meno cose da gestire e meno distrazioni digitali a cui reagire, succede una magia. Ti riprendi il tuo tempo. E il tempo è la risorsa più preziosa che abbiamo. Il burnout è quasi sempre legato a un'agenda fuori controllo, a un costante fare che ci prosciuga. Il minimalismo ti insegna a scegliere le tue priorità. Invece di riempire il calendario di impegni che non ti interessano, inizi a fare spazio per ciò che conta sul serio, la tua salute, le tue passioni, le persone che ami. Impari a dire no, senza sentirti in colpa, liberandoti dalla pressione di dover accontentare sempre gli altri. Non significa diventare egoisti, ma proteggere la tua energia per investirla dove fa davvero la differenza. Quando elimini, per esempio, la fatica di decidere su cose triviali, hai più lucidità per le decisioni che contano. Le ore che prima passavo a fare shopping compulsivo, a scrollare all'infinito, ora le uso per una passeggiata, per leggere un libro o semplicemente per non fare nulla, lasciando che la mia mente si riposi e si ricarichi. Questo approccio ovviamente non ha cancellato i problemi dalla mia vita, ma li ha resi più chiari e gestibili. E questo, come puoi immaginare, è veramente tanto. Quando togli tutto il superfluo, resta solo l'essenziale e la trasformazione è stata profonda, te lo assicuro. Prima la mia vita era una reazione continua agli stimoli esterni. Ora è una creazione intenzionale basata su ciò che per me è importante. Il cambiamento più grande l'ho visto ovviamente a livello mentale. L'ansia che mi soffocava si è calmata, lasciando spazio a una serenità che non sentivo veramente da anni. Svegliarmi in una casa ordinata, dove ogni cosa ha il suo perché, mi dà un senso di controllo e di pace. Il silenzio lasciato dalle notifiche mi ha permesso di ascoltare di nuovo i miei pensieri e finalmente di concentrarmi davvero. Adesso ho più tempo e più energia. I miei weekend non sono più dedicati a riprendermi dalle fatiche della settimana oppure a gestire una casa che esplode di roba. Sono diventati spazi per l'avventura, per gli affetti e per la crescita. Ho scoperto che la vera gioia non sta nell'accumulare cose, ma nel vivere esperienze e coltivare legami. E questo stile di vita, ti assicuro che mi ha reso anche più forte. Avere meno bisogni materiali significa dipendere meno da un lavoro che magari odi solo per mantenere uno stile di vita decoroso, e questo riduce drasticamente la paura e lo stress finanziario. La verità è che il minimalismo non ti toglie nulla, ti libera dalla paura di non essere abbastanza, dalla pressione di dover tenere il passo, dal peso delle cose che non contano. Tutto questo per fare spazio a tutto ciò che per te è davvero e finalmente essenziale. È una sorta di percorso verso la libertà. Se ti senti sull'orlo del burnout, se sei stanco di essere perennemente sopraffatto, voglio che tu sappia una cosa.
Non sei rotto e non sei pigro. Sei solo sovraccarico, in un mondo che ci chiede troppo. La soluzione però non è correre più forte, è fermarsi, respirare e iniziare a lasciare andare. Il minimalismo, lo ripeto sempre, non è un traguardo, ma è una direzione, è un processo umano fatto di piccoli passi. Inizia da un cassetto, inizia disattivando una notifica, inizia con un no per poter dire sì a qualcosa di più grande per te stesso. Ogni piccolo gesto di semplificazione è un passo in avanti verso la vita con meno stress e più gioia. Grazie per avermi dedicato il tuo tempo e se questo messaggio ti ha colpito davvero, iscriviti al canale per continuare questo viaggio insieme. E se hai un amico o un'amica che sta lottando contro il burnout, magari potresti condividere questo video. Potrebbe essere proprio lo spazio di cui hai bisogno per ricominciare a respirare. Grazie.